fare il Film Horror Fest dell'Argento. Sono Polizia e vi invitiamo. Viva dall'Argento. E si spera fra un pochino di entrare dopo. Aspetta, porta via. Sì. C'è appunto la vocazione, c'è il fantasma di Amleto e c'è anche una grande passione per la letteratura, per l'horror e l'idea della paura. È nata prima dai libri che hai letto, da Poe, da Lovecraft, così, oppure è nata più dalle immagini, dal fantasma di Amleto, dal teatro, dallo spettacolo, dal cinema? Ma penso che siano nati insieme. Che il cinema, la letteratura, in realtà si incontrano spesso. Nei miei film si incontrano molto spesso. Io sono molto appassionato anche di arte, di quadri, di grandi pittori, degli scultori, gli architetti, quindi nei miei film infatti sono presenti molto spesso quadri famosi, senza parlare poi della musica, insomma sono uno appassionato un po' dell'arte in genere, in tutte le sue varie espressioni. Ciao. Volevo fargli una domanda riguardo la location che ha usato a Friburgo, cioè praticamente da dove è venuta l'idea di ricreare a Cinecittà il palazzo di Friburgo, da dove è venuta questa idea di non usare direttamente quella location lì, e poi dove sono stati girati gli interni. Ma il fatto che io ho dovuto rifarlo, a parte che sono delle riprese che sono reali, poi però l'ho dovuto rifare a Roma, in studio, per la semplice ragione che in questo palazzo si era installata una banca, e quindi questa banca loro avevano paura che noi entravamo e gli rubavamo i soldi. Penso un po' che dicete. Quindi ci fecero girare alcuni esterni di notte così e basta, e poi il resto l'abbiamo dovuto rifare in studio. Poi gli interni li abbiamo rifatti tutti quanti, non c'è un interno che abbiamo girato davvero, tutti quanti. A Monaco di Baviera la piscina? A Monaco di Baviera la piscina? Ah, la piscina, quella è vera, sì, quella è vera, la Monaco di Baviera, quella piscina Deco, bellissima. Grazie. Sì, quella era stupenda. Quando mi portarono a vederla dissi no, qui ci giriamo una scena che era prevista invece di quelle due ragazze che camminavano, invece dico bene, se nuotano in questa piscina così istoriata, così bizzarra, e intanto mentre nuotano si raccontano i loro segreti. Grazie. Prego. Allora, oltre a horror, io ho portato anche questo fumetto di Landau, Fondo Nero, di cui poi magari parleremo. E allora, in horror io ho riscontrato 3 temi che si riallacciano poi al suo cinema. Il primo l'abbiamo appena toccato, che è l'arte. In questi 6 racconti visitiamo Ville Meravigliose, gli Uffizi, tra l'altro in una visita notturna molto inedita. L'altro tema è la figura femminile. Nella storia del cinema, soprattutto dell'horror, del thriller, incontriamo meravigliose vittime.
costume. Penso alle bionde di Hitchcock, che sono oggetto della visione voyeuristica un po' dell'autore. Poi arriviamo al suo cinema e cambia il ruolo della figura femminile, almeno a mio parere, da oggetto diventa soggetto. Le protagoniste di Suspiria, di Fenomena, si salvano da sole, combattono, e addirittura la donna diventa figura malefica, diventa l'assassina. Poi arriviamo alle tre madri, l'apice della femminilità. Quindi volevo sapere un po' come ha sviluppato il ruolo della figura femminile nell'arco sia a livello letterario che del suo cinema. Ma prima raccontava lui dei miei passaggi da mia madre mentre lei fotografava perché lei era specializzata in figure femminili e nel suo studio fotografava queste meravigliose attrici degli anni 50-60 ed io ero lì, ero presente, vedevo come le truccava, come le rendeva, che luci metteva, che espressioni cercava nei loro volti. E questo chiaramente siccome è durato parecchi anni, perché io avevo la mia scuola che era accanto allo studio di mia madre, quindi ho passato molti anni in questa. E quindi la figura femminile mi è rimasta, cioè la sento molto vicina a me. Non a caso moltissimi film miei, la maggioranza, sono protagoniste delle donne. Parliamo anche di mia figlia che ha fatto 5 film con me, Jennifer Connelly, Jessica Harper, insomma tante altre attrici, Daria Nicolodi, che sono diventate un po' le muse del mio cinema. Io adoro riprendere la figura femminile, anche perché poi ho scoperto man mano facendo il cinema che le donne sono lettrici, sono più libere, sono più aperte a entrare in un progetto, in un film, a raccontare se stesse. Gli uomini sono più rigidi, le donne sono più libere, più aperte. E quindi io sono appunto, in questo senso sono un appassionato delle attrici. È difficile per un autore maschio entrare nella psiche dei personaggi per descriverli sulla carta o... Non è difficile se l'hai scritti te. Io sono scrittore dei miei film, quindi per me è semplice perché li conosco tutti. Ma ad esempio sulle figure femminili c'è un episodio della mia vita che io ero ancora molto giovane ed avevo appena iniziato a scrivere sceneggiature, ma ancora proprio all'inizio, quando Sergio Leone mi chiese di lavorare in un suo film e insieme a me chiamò Bernardo Bertolucci e insieme scrivemmo C'era una volta in West. Pian piano capii perché lui, che era così famoso e poteva avere i più grandi sceneggiatori della sua generazione, perché avesse scelto due ragazzini praticamente. Perché il film la protagonista era una donna e lui pensava che gli sceneggiatori italiani non fossero abbastanza interessati alle figure femminili, in ogni caso non abili a raccontare le donne. Invece pensava che 2 giovani erano più liberi, avevano più incontri con le donne, con le ragazzine, con le ragazze,
insomma, con la figura femminile, quindi penso abbastanza in modo giusto di prendere due giovani per raccontare questo film dove la protagonista è una donna. Poi in seguito Leone non ha più fatto film su figure femminili perché lo trovo molto difficile fare questo film, però per noi fu bellissimo perché potemmo raccontare nel West la storia di una donna, che anche nei film western le figure femminili sono anche piuttosto rare. Per questo vedemmo tutti i film prima di scrivere questo. Vedemmo tutti i film dove c'erano donne come importanti, non so, come Johnny Guitar, per esempio, insomma tanti film vecchi, molto belli. E così facemmo questo film su questa figura femminile. Fu un'esperienza bellissima con Sergio Leone che è un genio, veramente un genio del cinema. Non fu premiato nella sua vita purtroppo abbastanza perché pensavano che faceva dei film commerciali un po' sempliciotti, non faceva dei film impegnati dove si parlava di politica e quindi facemmo infatti sono molto dispiaciuto che Sergio in realtà fu scoperto solamente all'ultimo film, cioè Una volta in America, e allora il grande Sergio Leone, ma lui ne aveva fatti tanti di film in quel momento, bellissimi, storici, con grande Clint Eastwood, ma non furono apprezzati. Lui se ne spiaceva, lui ce l'aveva moltissimo con i critici perché non lo apprezzavano, non lo capivano. Quindi, però a me mi ha insegnato moltissimo, mi ha insegnato principalmente che il cinema si fa con la macchina da presa e quindi la macchina da presa è importante, molto importante. Infatti lo dico anche a chi vuole fare del cinema, ai giovani vogliono impegnarsi, di ricordarsi che la macchina da presa è una cosa fondamentale, come racconta la macchina da presa, e praticamente sono gli occhi del regista, la macchina da presa, si muove, a secondo dei movimenti ti dà delle emozioni, ad esempio anche nei miei film, appunto, che ho preso da Sergio Leone un po', che la macchina da presa ha una funzione fondamentale. Ad esempio, a Roma. Se io riprendo un corridoio semplicemente con la macchina da presa che avanza, a seconda della velocità con cui avanza e della musica che c'è, questo qui ti dà, se anche non c'è nessun personaggio e non accade nulla, ti dà un'emozione diversa, strana. Nei miei film ci sono tanti corridoi, tante scale, tante finestre, praticamente cose inanimate. E mi chiedo come mai ce ne sono tante. Questo francamente non lo so, forse le letture di Freud, forse perché sono simbolici, chiaramente, sono dei simboli e quindi il subconscio di Freud mi ha molto influenzato. È stato praticamente Freud, dopo Freud è cambiato tutto, è cambiato il cinema, è cambiato la letteratura, è cambiato la pittura, è cambiato tutto, è stato un punto di svolta di tutto. E quindi io, i sogni, la sessualità, tutto quanto, e che tutto ciò veramente è nei miei film, appunto, la sessualità,
il simbolo, l'indovinello. Stasera poi penso che ci sarà un film che ho fatto, che è Inferno, che è pieno di enigmi, di indovinelli, di stranezze, di cose dette ma non spiegate, perché pensavo che fosse il pubblico che dovesse dare una spiegazione a tutto ciò, perché il pubblico che vede il film, che vede una certa scena, una frase enigmatica, e deve lui dargli una spiegazione, una chiarificazione dentro di sé. E quindi in realtà il pubblico stesso fa un'ispezione interiore, entra nel suo profondo quando vede questo genere di film e dà spiegazioni a dei fatti apparentemente incomprensibili. Rispondere no, Dario Argento non ce ne frega niente, ce ne stiamo ad altri, però sono contentissimo di averli qui. Ciao. Tantissimo dobbiamo tutto a Dario, ma le poche volte ci siamo incontrati, tante ultimamente ci incontriamo spesso. Abbiamo fatto siamo quasi in tour insieme, perché comunque ora noi ci fermiamo a Dario penso che continui, ma noi assolutamente dobbiamo tutto veramente, sinceramente, al suo cinema, quindi abbiamo amato il tuo cinema senza conoscerti, quindi il cinema è vero, queste cose che dicevi, il regista vuole che siamo il proprio cinema, non la persona. Tantissimo, da quando eravamo piccoli, diciamo, 3 adolescenti, da quando insomma non c'era ancora l'età legale per vedere il film di Dario Argento, ma io e Marco prima perché è più grande di me di un paio d'anni, vedevamo questi film intitolandoci nei cinema con il terrore, perché siamo stati terrorizzati dai suoi film, ma nello stesso tempo forse è il motivo per cui facciamo questo lavoro, quindi dobbiamo tantissimo a lui. Grazie. Io ringrazio Dario Argento. È davvero un onore finalmente averti ospitato, grazie mille da tutta la città. L'incontro con Dario Argento si conclude qui. Sono anche riuscita a fargli la domanda, tremavo come una foglia, non so nemmeno come io abbia fatto a fargliela. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!